oggi vedremo i comandi di SAP 2000, come realizzare un telaio e analizzare le sollecitazioni adesso impostate. Per prima cosa andiamo su File, New Model e si aprirà la schermata del nuovo modello. Lasciamo selezionato su Initial Model, cambiamo l'unità di misura, in questo caso poniamo kN e metro e clicchiamo su Blank. Si apriranno due schermate. Per prima cosa chiudiamo una schermata ed avremo un'unica intera per poter effettuare il nostro telaio. Per prima cosa modifichiamo il sistema di riferimento, possiamo trovare sulla barra qui in alto, cliccando su XZ. Clicchiamo sul pulsante Join Point per poter disegnare i punti del nostro telaio. L'offset ci permette di dare le distanze dei singoli punti. Partiamo dal punto 00, clicchiamo in un punto qualsiasi e vedete apparirà il point. Ora facciamo la stessa cosa per tutti i punti successivi. Ad esempio poniamo X0, Z poniamo 3. Clicchiamo in un punto qualsiasi, vedete apparirà il secondo punto. Poi ad esempio facciamo X4, Z0, X4, Z3 e così via. Creiamo in questo modo anche la seconda fila di punti, ad esempio ponendo X0, Y possiamo fare 7, clicchiamo sullo schermo, poi poniamo X uguale a 3 e 7 e così via. Vedete, si sarà formata questa griglia. Per poter vedere se effettivamente i punti da noi disegnati sono nella posizione corretta, possiamo cliccare con il tasto sinistro del mouse sul punto, selezionarlo e con il tasto destro si aprirà questa nuova schermata. Andando su Location possiamo vedere le coordinate X, Y e Z di ogni singolo punto. Fatto ciò, passiamo al disegno della linea. Clicchiamo sul comando Draw Frame e andiamo ad unire ogni singolo punto. Poi per uscire dal comando basta andare sulla freccia, ricliccare di nuovo sulla linea per poter continuare ad effettuare le altre travi e gli altri pilastri. Clicchiamo sempre su linea e poi successivamente questo. Ok, possiamo cliccare su X e poi di nuovo sulla freccia in modo tale da avere il nostro telaio. Ora dobbiamo inserire i vari vincoli. Noi posizioneremo i vincoli soltanto alla base, quindi per prima cosa clicchiamo sul primo nodo, dobbiamo effettuarlo volta per ognuno di essi, poi successivamente dobbiamo andare su Assign e andare su Joint. Su Joint dobbiamo effettuare Restrain, il primo. Una volta fatto ciò, clicchiamo e si aprirà una nuova schermata. Eccola qui. Allora, noi vogliamo posizionare a terra un incastro, quindi blocchiamo tutte le traslazioni e tutte le rotazioni. Clicchiamo su tutte e premiamo prima su Applica e poi su OK. Facciamo la stessa cosa per gli altri punti. Clicchiamo sul primo punto, andiamo su Assigna, Joint, Restrain, OK, Applica, OK e facciamo anche per l'altro. Joint, Applica, OK. In questo modo avremo impostato i vincoli alla base. Ora passiamo all'impostazione del materiale. Allora, dobbiamo andare sempre su Define,
materials, poi dobbiamo fare aggiungi nuovo materiale. Clicchiamo ad esempio sul secondo e facciamo aggiungi nuovo materiale. Allora, clicchiamo su Italia, materiale, andiamo a posizionare concrete e scegliamo un calcestruzzo da noi impostato, ad esempio 25-30. Premiamo su ok e nella sezione. Allora andiamo su define, scegliamo section property, poi andiamo su frame section e clicchiamo. In questo caso facciamo aggiungi nuova proprietà, cliccando su questo. Allora scegliamo concrete, perché stiamo facendo in calcestruzzo, e scegliamo la sezione rettangolare. Adesso ci dice che dobbiamo scegliere il nome. Noi chiameremo pilastro il primo materiale imposto e sceglieremo come prima dimensione 0,3 e come seconda andremo a posizionare 0,4. Scegliamo il materiale da noi impostato 25-30, poi andiamo su concrete e ci clicchiamo sopra e andiamo a cliccare su beam in modo tale da non scegliere i tondini da posizionare all'interno delle travi e dei pilastri. Top e bottom basta posizionare 0,0, premere ok, premere successivamente ok e le proprietà del materiale pilastro sono state impostate. Facciamo la stessa cosa per le travi, facciamo aggiungi nuova proprietà concrete, rectangular, scegliamo trave, scegliamo una profondità di 0,5 ed un'altezza di 0,3. Scegliamo sempre il materiale calcestruzzo da noi impostato, concrete, beam, e scegliamo sempre 0, 0. Ok. Quindi abbiamo impostato le proprietà dei pilastri e delle travi. Possiamo cliccare nuovamente su ok, segno le proprietà precedentemente realizzate. Vado su, allora ad esempio seleziono i pilastri, vado su assign, frame e scelgo frame section. Trattandosi di pilastri, clicco sul pulsante pilastro, faccio applica ed ok. Seleziono le travi e faccio nuovamente assign frame section e scelgo trave, applica, ok. Ora seleziono tutto e vado ad assegnare le proprietà a tutta la trave. Vado su assign frame e vado sul terzo material, clicco su di esso, scelgo il secondo e vado a cliccare sul calcestruzzo C2530, applico e ok. In questo modo abbiamo definito tutta la sezione.